Oggi faccio questo video per farvi vedere la maglia che ho fatto. Dunque, questa maglia nasce da una continuazione, da un'evoluzione dello scaldacollo Triple X che ho pubblicato su Ravelry. È un'evoluzione nel senso che una volta fatto lo scaldacollo e la cappetta, perché insomma sono arrivata, l'ho fatto molto accollato ma sono arrivata giù alle spalle, ho pensato appunto di allungarlo e di dividere, di separare il busto dalle maniche e di farlo diventare una maglia top down, perché no? In più, mentre mi frullavi in testa questa cosa e ci stavo già lavorando, Lucia, che saluto, mi ha proprio scritto sotto lo scorso video e dice, vabbè, ma si può trasformare in maglia? E ovviamente sì. Questo che vi farò vedere in fondo al video trovate le spiegazioni di come ho fatto io, non è un vero e proprio tutorial, nel senso che l'ho fatto una volta, l'ho registrato come l'ho pensato in base alle mie misure e alle misure del sottomanica che ho scelto. Probabilmente con i vostri calcoli potrebbe essere diverso, ma secondo me riuscite a farlo. Diciamo che io ho registrato la versione magari un po' più complicata, spero che non sia troppo macchinoso la mia spiegazione, però appunto non è stata pensata, lavorata magari una seconda o terza volta in modo tale da avere le idee più chiare, ma tutt'altro è stato fatto di getto. Io ho separato le maniche calcolando un sottomanica di un certo numero di maglie e in questo modo ho dovuto, tra virgolette, spezzare in due l'alternanza, il motivo, che il mio motivo è di 6, l'alternanza di 6 maglie. Chi conosce lo scaldacollo sa di cosa sto parlando. E quindi se voi avete un numero di maglie che riuscite a mantenere il multiplo e non spezzarlo, probabilmente vi sarà più facile fare la divisione. L'unica accortezza che dovete avere quando aggiungete le maglie e fate la divisione, prima di continuare a lavorare, quindi dopo aver agganciato le catenelle, di mettervi lì e contare bene l'alternanza se quando dopo l'aggiunta vi ritrovate giuste con le maglie, insomma, ma non è niente di difficile. Se invece come me dovete arrivare a metà del motivo e magari appunto non sapete come fare, visto che io ho già affrontato questa cosa, potete seguire lì. Ovviamente voi vedete un video più o meno lineare di tutti i passaggi che ho fatto, è ovvio che quello è un sunto di quanto del mio processo. Spero, ripeto, che non sia troppo incasinato, diciamo un qualcosa in più se vi può essere utile. Allora, questo è un maglione top down, lavorato in tondo, quindi diciamo un po' fuori dalle mie preferenze, però è sicuramente forse un po' una comfort zone di tutti, cioè il maglione top down che puoi provare a mano e non c'è bisogno di avere chissà quali calcoli, è rilassante, insomma, ogni tanto fare un progetto piuttosto cioè facile, nel senso che va via liscio per conto suo. Mi è venuto strettino, risicato e anche perché appunto avrei potuto scendere di un altro aumento in modo tale da farlo un po' più largo, però ho pensato lo divido così. Quindi poi quando io sono arrivata in fondo, vedete che è proprio alla vita, e ho finito il gomitolo, ho detto inutile che lo inizio qui per fare un pezzettino, comincio a fare una manica, così mi rendo conto se tutto funziona, perché nel caso fosse andato qualcosa storto, almeno potevo disfare e non disfavo tutto completamente. La manica ha funzionato e mi è finito qua il gomitolo, quindi ho detto aspettiamo ad aggiungerne un altro qua, facciamo la seconda manica e così è stato. Cosa succede? Io ho lavorato dei top down, ne ho lavorati tantissimi, con la maglia bassa presa in costa dietro a giro. E mi sono ritrovata dopo i lavaggi, dopo un po' che li porto, delle maniche lunghissime, ad alcune ho dovuto tagliarle e riprenderle. Quindi queste sono proprio risicatine, visto che il maglioncino era comunque risicatino nel senso di aderente. Ho pensato di farlo corto perché ho due paia di pantaloni che hanno la vita molto alta e faccio sempre fatica ad abbinare altri maglioni, quindi questo è perfetto.
E poi anche le maniche ho deciso di lasciarle così nel caso si dovessero allungare nei lavaggi prossimi. Non credo che succederà perché secondo me questo tipo di punto tiene bene, perché qua c'è dentro anche la maglia bassissima e quindi secondo me tiene bene. Però non ci vuole niente di sfare e aggiungere il pezzo. Così ho consumato 6 gomitoli e me ne sono avanzati 2 e farò uno scaldacollo, che ho già in mente come farlo, dopo vi farò vedere se viene e se funziona. Quindi ho fatto un bordino sotto le maniche e qua proprio un giro. Vi allego qua sotto, linko il video dove ho fatto vedere come fare il bordino. Allora, il bordino qui non c'è niente di strano, nel senso sono a giro e si continua la lavorazione con un colore diverso. Invece qui, essendo il bordo del collo a coste lavorate in piano, con righe di andata e ritorno, aggiungere qua dopo ho diciamo trovato un escamotage che vi ho fatto vedere in quell'altro video. Chi magari non gli è sfuggito glielo faccio vedere. Allora, così lo vedete bene, mi si indossa. Io di solito i maglioni li preferisco col collo bello accollato, anche se mi piacciono col collo largo, infatti penso che ne farò uno col collo largo e col colletto col bordino in tondo, non in piano, credo che lo farò così. Però d'inverno poi io ho sempre problemi e quindi diciamo che nell'indosso li preferisco belli accollati. Non ha l'alzata, purtroppo questo è tra virgolette il difetto dei maglioni top down senza alzata. Sapete benissimo che l'uncinetto non è come la maglia e quindi bisogna trovare il modo per fare i giri avanti e indietro. Allora ci vengono in aiuto le maglie lavorate inverse, perché io vi parlo sempre delle maglie bassissime in costa davanti, dietro, inversa davanti, inversa dietro, però in realtà si possono fare inverse anche le altre maglie e bisogna però trovare il modo giusto per far sì che non si veda lo stacco, oppure per far sì che si veda magari la lunetta che diventi quasi come, non so come chiamarlo, uno sprone. Non dico come le camicie che hanno proprio lo sprone diviso, però bisogna ragionarci. Io al momento non l'ho ancora fatto, o meglio, ho fatto varie prove, ma non mi funziona ancora come dico io. E poi, come sapete, io sono sempre concentrata sulle lavorazioni in piano, perché secondo me alla fine i maglioni vestono meglio, o almeno a me vestono meglio, con le costruzioni in piano e la cucitura, le preferisco sia come lavorazione ma anche come prodotto finito. E quindi appunto non c'è l'alzata dietro e allora qua tende a scendere. Allora vedo tantissimi modelli anche di maglia facili, semplici, non lavorati senza alzata, quindi insomma non succede niente. È una cosa che insomma ci rifletterò sicuramente su come trovare la tecnica giusta per fare appunto i giri accorciati anche in tondo, o riprendendo le stesse maglie o imitando le stesse maglie ma poi devono essere identiche, o addirittura pensare ad una trama diversa che abbia un senso e che stia bene con la lavorazione. L'altra alternativa è quella di lavorare il collo più alto, cioè se io qui faccio 10 maglie, arrivo qua ai bordi, ai lati, inizio gli aumenti fino ad arrivare a fare il collo più alto. Potrebbe essere un'idea, però poi il collo bisogna alzarlo almeno di 5 maglie perché sennò non avrebbe senso e non lo so se sta così bene. E comunque, essendo la lavorazione in tondo senza alzata ma è solo il collo alto, comunque secondo me non è una vestibilità ottimale. Se qualcuno di voi ha già lavorato questo tipo di lavori con l'alzata all'uncinetto, mi faccia sapere. Che altro dirvi? Nulla, è veramente semplice. Non ho fatto neanche le diminuzioni sulla manica perché la mia manica è molto stretta. Col senno di poi avrei fatto un giro di aumenti in più e l'avrei lasciato un po' più morbido. E soprattutto perché io le lascio strette le maniche quando non faccio diminuzioni. E ho deciso anche di non fare nemmeno il polsino. All'inizio lo volevo fare stretto perché ho detto con un maglioncino aderente mi piacerebbe delle maniche un pochino più larghe e il polso stretto, però in realtà queste maniche larghe non mi sono venute e quindi ho detto no, allora lo lascio così.
così viene il bordo in questo modo. Spero vi sia utile e ci vediamo alla prossima. I love crochet. Ecco qua il nostro poncio lavorato. Una volta arrivati qua possiamo creare un sottomanica, separare le maniche dal busto e continuare appunto a lavorarli separatamente e far sì che possa diventare un maglioncino, una maglia, sia a maniche corte, volendo anche aggiungendo le maniche. Quindi una volta fatte le vostre misure, mettete i marcapunti. Questo giallo, i miei sono rosa, questo giallo è il mio inizio giro, o meglio fine giro, perché io preferisco metterla nell'ultima maglia. Questo è il dietro e questa è la nostra spalla destra, quindi l'inizio giro, il fine giro rimane dietro sulla spalla destra. Ora, arrivati a qua, io ho finito il mio giro con 6 maglie bassissime. I miei aumenti mi hanno portato ad arrivare a un multiplo di 6, perché per me è sufficiente, voi potreste avere un multiplo diverso, ma il concetto non cambia. Dicevo, io ho finito il mio giro con 6 maglie bassissime, se voi finite il giro con le mezze maglie alte, non ha importanza, funziona lo stesso il calcolo che vi faccio vedere. Eventualmente, se volete proprio farlo come me, effettuate un altro giro in più in modo tale da trovarvi sempre con le mezze maglie bassissime, ma vi assicuro che non è necessario. Quindi io farò il mio sottomanica. Per fare il sottomanica devo fare multipli di 6. Quindi aggiungo 6 maglie, 4, 5, 6. Guardando il mio motivo, se io ho fatto le maglie bassissime, queste come se fossero 6 mezze maglie alte. Dopodiché io mi devo attaccare a qua. Dove mi attacco? Io mi attacco a metà del motivo, delle 6 maglie. Ovviamente, essendo queste come se fossero 6 mezze maglie alte, io ora devo lavorare le maglie bassissime, quindi mi attaccherò a un motivo che ha le mezze maglie alte qui sotto, perché ovviamente dovrò lavorare le maglie bassissime adesso. Per far sì che funzioni l'alternanza in modo corretto, sia quando lavorerò le maniche sia quando lavorerò il busto, io mi collego a metà del motivo. Perché farò un sottomanica di 9 maglie, per me è sufficiente e quindi mi collego a metà. Quindi, collegandomi a metà, le 3 maglie che mi mancano, cioè le 3 maglie bassissime, le aggiungo qua. 1, 2, 3. Cioè io faccio, essendo maglie bassissime qua, queste 6, prime 6 è come se fossero le mezze maglie alte e queste 3 è come se fossero le maglie bassissime che devo lavorare. Quindi 1, 2, 3 maglie bassissime, 4, 5 e 6. Osserviamo bene. Quando io farò il giro e ritornerò, lavorerò sopra qua le mie mezze maglie alte. Qui dicevamo che era come se fossero le mezze maglie alte, quindi lavorerò sopra le 6 maglie bassissime e poi lavorerò altre 6 mezze maglie alte, perché queste erano 3 più 3 maglie bassissime. Stessa cosa quando riprenderò il giro delle maniche. Io ho appunto le 6 maglie, quindi 3 da una parte e 3 dall'altra, le posso dividere esattamente a metà. Se voi doveste avere un multiplo dispari, vuol dire che da una parte o dall'altra avreste una maglia in meno. Non c'è problema. Lavorate facendo i calcoli come vi ho detto io. Quando riprendete la manica, se ha una maglia in più o una maglia in meno, la togliete o la aggiungete. Tanto per una maglia in più o in meno non farà alcuna differenza e questo aumento o diminuzione non influirà sulla lavorazione. Quindi continuiamo e ci ritroviamo qua. Anche da questa parte lavoreremo un mezzo multiplo. Perché abbiamo lavorato mezzo multiplo qua sul davanti, sarà mezzo multiplo qua
perché questo è il davanti. Questo, dove c'è l'inizio giro, abbiamo detto che è il dietro, invece lavoreremo il motivo intero. Il mio sottomanica è di 9 maglie, il vostro sottomanica potrebbe essere anche diverso, di fare più multipli. In base alle maglie in più del sottomanica che dovete aggiungere, vedete se dovete fare dei multipli interi o utilizzare anche il mezzo multiplo e utilizzarlo come ho fatto io. Arrivata all'altro marcapunto, siamo sul davanti, abbiamo separato la prima manica, quindi proseguiamo fino al nostro marcapunto. Io ho lavorato le 6 mezze maglie alte, quindi devo lavorare le 3 maglie bassissime e arrivo al nostro marcapunto. Altre 3 maglie, 3 catenelle che corrispondono alle mie maglie bassissime, quindi 3 più 3 fa 6. Un altro multiplo di 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, che corrispondono alle mezze maglie alte. E poi mi attacco qua, quindi all'altro marcapunto, per separare questa un'altra manica e lavoro, come vedete qua ho le mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ho messo il marcapunto e arrivo qua, separando appunto l'altra manica, e devo lavorare, visto che ho le 6 mezze maglie alte, lavoro le mie 6 maglie bassissime. Ricapitoliamo. Arrivo con le 6 mezze maglie alte, ho il mio marcapunto a metà del motivo, quindi lavoro le 3 maglie bassissime, 3 catenelle che mi corrispondono alle 3 maglie bassissime, 6 catenelle che mi corrispondono alle 6 mezze maglie alte e poi giustamente mi ritrovo 6 maglie bassissime. Proseguiamo fino a ritrovarci qua. Abbiamo effettuato tutto il giro, ci siamo ritrovati qua, vedete che c'è il marcapunto giallo, e io mi sono ritrovata a fine giro con le 6 mezze maglie alte. Quindi abbiamo queste, era come se fossero le mezze maglie alte del giro sotto, quindi dobbiamo fare 6 maglie bassissime, e poi 6 mezze maglie alte, 3 in aria e 3 qua attaccate al busto. 1, 2, 3 e ora abbiamo le 3 mezze maglie alte sopra le 3 maglie bassissime del giro precedente del busto e di nuovo 6 maglie bassissime. Continuiamo così fino ad arrivare a lavorare tutto il busto. Una volta che abbiamo finito il busto, basta riprendere le maglie in questo punto e si lavora. Potete iniziare qua dal marcapunto, così iniziate con il motivo di 6 maglie regolare, ricordandovi che quando arrivate qua ne avete 3 sul lavoro e 3 sopra. E continuerete così a lavorare
fino alla lunghezza delle maniche desiderata.